adesso cominciamo la danza. Nella danza gitana è molto apprezzata la possibilità di stupire, di sorprendere. Quindi siamo stati molto teneri, abbiamo fatto il chino, siamo usciti con il mondo e poi facciamo il movimento abbastanza brusco. È basato sulla tirata gitana. Adesso vediamo un po' come si fa con le gambe. Allora dobbiamo fare un passo abbastanza largo di lato senza saltare, sempre che dobbiamo trovarsi con una gamba piegata, altra stesa e manda il bacino in avanti. Ecco, bravissima, e la schiena indietro. E il corpo cerchiamo di portarla verso il centro. La tirata deve essere questa parte qua, la parte no, al contrario, deve piegarsi verso la gamba estesa, ecco, bravissimo. La tirata si può fare con vari movimenti delle mani. Diciamo, nella danza scenica avremmo fatto questo movimento, crescendo in su. Nella danza di tavolo, di campo, possiamo fare questo movimento, spingendo un fiato con la mano e altra mano mettendo sulla pista. Però è piaciuto molto, ho visto poco fa, questo momento quando si fa con le mani aperte, però prima sottolineando le occhi, si trae questo. E qui manteniamo sempre la testa piegata perché cerchiamo, dove possiamo cerchiamo di rispettare questa regola, la mano non deve essere più alta della testa e allora giochiamo sempre con lo stesso gioco della testa, si abbassa, la testa si inclina, bravissimo. Torniamo alla posizione delle gambe, quindi questo passo largo di lato senza saltare, slide con i piedi per portarla dietro la gamba di appoggio e poi le gambe insieme. E la stessa cosa dall'altro lato, largo passo, il corpo deve si stira dal lato esterno, slide la gamba estesa per portarla dietro e le gambe insieme. Le mani possiamo fare il cambio in vari modi o da sopra, sempre guardando le mani per mantenere questa posizione, così che le mani non superano la testa, oppure in avanti, vedete voi. Quindi 1, 2, 3, 4, oppure 1, 2, 3, 4. Fatemi vedere voi. Se li guardi rimangono su, però se abbassi la testa rimangono davanti. Oppure se volete possiamo fare anche fare il cambio nella prima posizione, quindi o nella terza o nella prima posizione, come preferite. E qui possiamo giocare un po' con il ritmo. Per esempio, il primo passo lo facciamo con il ritmo lento, poi 2 passi con il ritmo più veloce e il 4 sempre con il ritmo lento. Vediamo adesso come ci piace più. Dimmi. Essere dietro le mani nella danza non sapevo. No, diciamo, non deve essere per ballare lo stile scenico e lo stile campestre e arricchirlo un pochino. Secondo me hanno inventato queste cose perché ho visto le croniche dei nostri teatri del secolo scorso, come ballavano. Non tenevano mai le mani in questa posizione, mai questo qua, mai. Sempre la mano verso la testa e la testa un pochino inclinata. E ho fatto io queste considerazioni che forse per rispettare questa regola. Proviamo la musica dal viso.
nuovo lento. Com'è? Nella danza gitana di solito, ultimo movimento, noi cambiamo leggermente per alleggerire l'entrata nel movimento successivo. Quindi abbiamo fatto 4 tirate, quelle diciamo chiamiamole classiche. Dopodiché facciamo, come io la chiamo la tirata inversa. In realtà il passo diventa semplice e l'accento si sposta quando teniamo le gambe incrociate. Provate. Quindi passo, crocio, passo, crocio, passo, crocio, passo, crocio. Ragazzi, cerchiamo sempre, dove ricordiamo? Mantenere la regola. La mano così, la mano così ci permette di dire che non siamo volgari, siamo rimasti così. No, al contrario. Le mani al contrario. Guarda. Così. Brava. Così. Troppo. Così. Brava. Così. No, guarda. Faccio davanti. La mano. Così. Proviamo insieme ai primi 4 tirate normali, quindi prima tirata, cambio, seconda e terza veloce, quarta sempre lenta e possiamo anche fare questo gioco qua con la punta del piede, dopodiché passiamo alla tirata 2 passi con la tirata inversa, ok? Riproviamo all'inizio. Prendiamo il posto. I movimenti sono molto limitati, in realtà sono 5-6 movimenti che usiamo in tutte le danze e qui i nostri li possiamo diversificare solo con la maniera e con le mani, ma i passi sono sempre gli stessi. Invece nella parte veloce la ballerina diciamo mediocre deve sapere come minimo 40 movimenti dei piedi. Perché vorrei dedicare più tempo alla parte veloce. Dopo questo movimento che abbiamo fatto in linea, noi possiamo fare di nuovo il giretto per arricchire la danza, la coreografia con il disegno, della coreografia, e la facciamo con il passo all'arabesque. Lo facciamo passo incrociato, lancio della gamba, passo incrociato, lancio, mi gira, crocio, lancio, crocio, gambe insieme, crocio, lancio, gambe insieme, crocio, lancio, gambe insieme, crocio, lancio, gambe insieme, e proviamo a farlo a cerchio.
facciamo abbastanza incrociati, però senza alzare troppo le gambe, perché sennò non si capisce dove è l'accento. Quindi crocio, lancio, passo normale, crocio, lancio, passo, passo, crocio, lancio, passo, passo, crocio, lancio, passo, passo. E le mani usiamo la base, la terza e prima posizione, oppure la terza e seconda posizione, perché di solito qui si batte il piedino, sì. Se riusciamo, cerchiamo di mantenere sempre questa regola, quindi basta inclinare la testa e la mano non sarà più alta della testa. 1 e 2, 3 e sì? Faccio vedere, sì. Allora, 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4. Proviamo a farlo a cerchio. E 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 3 e 4. Andiamo a farmi vedere. Brava, sì. Sì, brava, così. Uno e allora, brava, sì, così. Siccome qui nella danza campestre noi balliamo nella gonna normale, che non ci può fare questo gioco della gonna scenica. Non è più necessario di portare troppo lontana le cose. Concentriamoci per raggiungere meglio, quindi puoi fare anche così. Concentriamoci sulle mani. Qui puoi avvicinare il tallone, bravo. Sì. Puoi fare anche in modo fluido, però se vuoi dare un po' di spinta, quindi poi ti passi, le fai lentamente e poi un pochino più brusco il movimento, se vuoi. In realtà certo che ognuno deve ballare così come sente la musica. Altro passo di base, girando, e sono i calci in avanti. Impariamo prima le gambe. Ragazzi, ditelo come è meglio dire, giro verso lo specchio o verso di voi? Come? Passo verso lo specchio, sì, perché? Allora, dalla posizione iniziale, piedi insieme, facciamo un passo in avanti, piegando bene le ginocchia. Calcio, passo indietro, cambio insieme. E con l'altra gamba, passo in avanti. Calcio, passo indietro, gambe insieme, passo, calcio, passo indietro, gambe insieme, passo, calcio, passo indietro, gambe insieme, passo, calcio, indietro, gambe insieme, passo, calcio, indietro, gambe insieme. Qui dobbiamo tenere conto alla punta del piede, che deve essere estesa, non si fa nulla, anche se nella danza russa c'è questo, l'hanno fatto. Nella danza giapponese no, la punta è sempre non tirata ovviamente come nel classico, però è definita, è ben definita. Aggiungiamo anche lavoro del corpo, quindi proviamo a
chiudere il movimento con la spalla, brava, con la spalla opposta, non saltare e passo, non è salto, passo, calcia, passo, indietro, sì, passo, calcia. Sì. Brave. Con le mani, quindi possiamo fare diversi movimenti. Quindi nella scenica si fa questo, ma siccome balliamo campestre possiamo fare prima e seconda posizione, quindi passo, calcio, passo, indietro, passo, calcio. Sì, bravo, sì. Non saltare, ferma. Siediti più sul ginocchio così, questo è difficile da fare proprio. Bravo, sì. Potete fare anche questo, se sentite, potete anche portare in avanti la spalla. E sempre per arricchire il movimento si può fare sia nel frontale che girandosi di lato. Proviamo questa variante. Passo, calcio, dietro, insieme, passo, calcio, dietro, insieme, passo, calcio, dietro, insieme, passo, calcio, dietro, insieme. Ok, e ultimi due passi, come avevo già detto, dobbiamo modificare un po'. Quindi facciamo calci senza cambiare i piedi. 1, 2, 3 e con 3 facciamo il giro aiutandoci con la mano, come volessimo tagliarsi con la mano. Questo ci aiuta. Sì. Proviamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso proviamo dal cerchio, quindi dalle arabesche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siamo tornati al nostro punto di inizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo subito a fare con la musica dall'inizio. Io ho notato che gli insegnanti hanno di solito due approcci. Uno dà la coreografia semplicissima, che non dà nessuna confusione e che riesce a fare tutto. Il problema è che non è molto interessante. Quindi il secondo approccio è quando dà la coreografia proprio come deve essere, è chiaro che è più difficile. Posso dire che mi possiamo fare per evitare la confusione, perché io vorrei passare alla parte veloce della danza, perché quella è più difficile. Facciamo senza fare il giro. Tenete in mente che nella coreografia originale voi tutti questi 8 passi
voi dovete, scusatemi, 4 arabeschi, voi dovete fare il giro. Noi invece per evitare la confusione lo facciamo tutti in linea. 3. Dopodiché facciamo 2 calci in avanti, dopodiché 2 passi verso lo specchio e giro. Va bene? Facciamo così per evitare confusione, sì, che ognuno pone la sua. Questa è la tirata. Twist laterale, mettiamo la piede accanto con la punta storta e poi facciamo la viti come dobbiamo aumentare senza ci sono i salti però nella parte veloce la prima parte bisogna essere abbastanza fluidi, quindi non deve saltare, è un errore, diciamo, considerato un errore. Quindi proviamo a fare in linea. 1, 2, 3, 4, 5, dall'altro lato, 1, 2, 3, 4, più fluida, da destra, più fluida e con la colla bacino avanti. Non devi fare scatti, devi cercare di essere fluida, per essere fluida qua devi tenere abbastanza resistenti i legami qua. Proviamo di nuovo a destra. 1, 2, 3. Possiamo fare passetti piccoli. Non è grave. Brave. Ok, le mani qua. Da giù. Di lato e qualsiasi posizione. Se volete possiamo alzare e cambiare davanti al viso. Se volete possiamo alzare sempre alzando la testa e poi abbassare. Forse per il momento, per non sbagliare, per non confonderci troppo, dopo che abbiamo raccolti e li abbiamo alzati a livello del petto, mettiamoli nella posizione prima e seconda e senza fare il cambio. Bravi e dall'altro lato. Ok, questo movimento si fa, per forza dobbiamo fare il giro, se no ci troviamo lì. Possiamo fare il giro piccolo e verso dentro, verso dentro. Proviamo. No, ti stai facendo la noi facciamo la gamba va sempre indietro, brava, brava, sì, questo è un movimento non dovrebbero essere problemi. Il problema è sempre con il movimento di transizione che dobbiamo diversificare un po'. Io vi faccio vedere il movimento abbastanza sofisticato, quindi se non riuscite a ripeterlo adesso non vi preoccupate, ma comunque è molto utile saperlo nella danza agitale. E si chiama dondolo. Allora, per fare dondolo, non ripetete, vi faccio vedere come deve essere visto questo qua. Sembra che abbiamo le caviglie storte con questa danza, però in realtà la caviglia, quella che è storta, è senza peso. Quindi se mettiamo le gambe incrociate,
spostiamo il peso sulla gamba davanti, la pianta intera, e solo dopo che abbiamo spostato il peso su questa piede possiamo fare storta la caviglia della gamba dietro. Vedete? Poi facciamo cambio del lato, spostiamo il peso sulla gamba dietro e solo dopo che abbiamo spostato il peso sulla gamba dietro, solo qui possiamo girare la caviglia, perché se no non lo fate mai con le caviglie mettendo il peso bravissimo. Sì. Quindi la caviglia finché non è senza peso non la potete. Sì, fai? Non ci vede la donna. Io non la metto sulla punta, non so perché voi volete fare, è rilassata, è storta, è solo storta. Sì. Sì. Metti le gambe un pochino più vicine, un pochino più vicine. Cerca di non aiutare con il corpo, perché questo è un momento parte strettamente solo dalle ginocchia. Sì, i fianchi in realtà possono aiutare un po', ma senza girare troppo. Quindi rimani un po' nelle mezze punte, rimani tipo nelle mezze punte, una cosa così, non lo stesso. Guarda, io ho l'impressione, quando stai facendo così, io ho l'impressione che tu metti la gamba sulla punta, ma invece no, deve essere vista quasi, sì. Quindi se tu la metti sulla punta si perde Il senso, sì. diventa un po' il balletto classico così, come fai tu. Invece se vogliamo farlo in modo gitano deve essere proprio storto, perché noi nella danza gitana cerchiamo di stupire il pubblico, che guardate, posso ballare con le caviglie storte e nessuno lo può fare così. Renata, la stessa cosa per te, che cerchi un po' classificare, avvicinarlo al balletto classico. Non mettere la piede sul punto, storta, la caviglia è storta, quindi mettila su. Nella nostra coreografia questo movimento serve solo come transizione da un movimento ad altro. Quindi dopo che abbiamo fatto la camminata, quella con twist laterale, basta 2 o 3 volte, non mi ricordo quando ci sarà con la musica. È solo tra transizione per far vedere che adesso abbiamo finito il primo movimento e cominciamo il movimento prossimo. Proviamo. Se volete provare potete fare queste transizioni, se no finite tranquillamente con questo passo a twist, non fa niente. Vi ho mostrato solo per avere l'idea come potrebbe essere la danza. Adesso dobbiamo passare alla parte veloce della danza. Io facciamo 5 minuti di pausa. Questa posizione, saltiamo, facciamo sulla gamba sinistra, alzando la gamba destra. Poi colpo con la punta del piede la gamba destra, di nuovo salto e mentre questo salto tiriamo in avanti la gamba. Quindi 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ripetiamo insieme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allontaniamoci un po' e proviamo ad andare avanti con questo passo. Qui le gambe per la bellezza possiamo un po' incrociare, quindi farlo a diagonale. Cominciamo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le mani, se ballavamo con la gonna, facciamo questo movimento molto famoso. Senza gonna possiamo semplicemente mettere la mano sulla testa e l'altra sul fianco. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allora, in questo momento, guardate, dobbiamo sempre tenere una gamba appoggiata, altra appesa. Quindi 1, 2, rimaniamo sempre su una gamba sola. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Brava. Sì. Sì. Adesso un po' la gonna. Qua, sì. Devi, no? Hai scordato il polpo? Il salto lo facciamo in avanti. Il diagonale lo facciamo solo attraverso la gamba 4. 1, 2, 3, 4. 1, sì, giusto? Sì. Vedi che succede? Quando devi saltare non salti più. Sì, vabbè. È così, se ho un'amica con cui parlo, anche lei è così. Risalta tutta la parte dentro e risalta. Poi quando devo saltare e non si stacca più da... No, deve restare, ragazzi, se volete appoggiatevi sul muro. Perché qui dobbiamo impararlo nella parte lenta e invece nella parte lenta è abbastanza... Mettetevi lì, prendetevi. Girate verso di me. Adesso può prendere... No, girati verso di me. Sì, esatto. E lentamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allora, in questo movimento la cosa chiave, la cosa cruciale, prima di tutto mantenere le ginocchia piegate, quindi sedersi molto bene sulle ginocchia quando dovete fare dopo il calcio. Salta, salta
questa, quando le gitane alzano un po' la gonna, piegano il corpo in avanti e si può fare anche in questo modo. Proviamo, forse vi fa più, diciamo, facile così. Provate, alzate le gonne. Qui però dovete, questo lo potete fare anche, diciamo, nelle versioni normali. Possiamo sempre aggiungere la nostra contrapposizione, quindi chiusura della gamba opposta con la spalla opposta. Che vuol dire? 1, 2, vedete che io porto davanti la gamba destra e la chiudo con la spalla sinistra. 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Guardate, fammi vedere. Il colpo deve essere più definito. Colpo. No, il colpo è questo. Tu non sposti il peso, non devi appoggiare. Colpo. Come chiamarlo? Non so. Nella maniera caratteristica, con carattere. Tu puoi anche, diciamo, piegare il corpo un po' in avanti, quindi se non hai bisogno di tenere le mani in alto, puoi anche piegare il corpo un pochino in avanti, però qui devi aggiungere per forza il lavoro delle spalle. Allora, cominciamo con il giro. Io mi metto al centro, così mi potete vedere, poi fate intorno. Allora, 1, 2, non mi ricordo quanti passi, non importa. Tirata lenta, ampio, tirata veloce, 2 volte. Di nuovo lenta. Passiamo a chiudere il gioco con la punta del piede e passiamo alla tirata inversa 2 volte. Dopodiché passo con alla destra, crocio, calcio, crocio, giro, crocio, calcio, crocio, giro, 4 volte lo dobbiamo fare. Ok, e poi passiamo ai calci frontali, però possiamo girare il corpo e 2 passi in avanti e giro tagliando. Dopodiché passiamo al nostro passo qui. E chi vuole aggiungere un gambetto storto.
passo sulla, mettiamo la punta storta e twist, passo, corpo, punta, twist, passo, corpo, punta, twist, passo, colpo, punta, twist, passo, colpo, punta, twist. E con le mani facciamo i movimenti che abbiamo. Immaginate di avere nella mano la gonna e poi seguite con la gonna, seguite il movimento del piede. Passo, chiudo, apro, twist, passo, chiudo, apro, twist, passo, chiudo, apro, twist, passo, chiudo, apro, twist. Fatemi vedere come viene. Passo sotto, senza passo sotto di noi. Passo, colpo, punta, twist. Passo, colpo, punta, twist. Passo, colpo, twist. Passo, colpo, twist. La domanda è provocativa. Chi sa la differenza tra passo e colpo? Chissà che giustamente lo fate a livello fisico, lo sapete. Passo è quando noi spostiamo il peso, e invece colpo è quando facciamo i movimenti senza spostare, tocchiamo la terra senza spostare il peso su queste cose. Quindi passo con il peso, colpo, punta, twist, peso, colpo, punta, twist, mani aggiungiamo. Chiudi, apri. Passo, chiudi, apro, twist. Passo, chiudi, apro, twist. Passo, chiudi, apro, twist. Passo, chiudi, apro, twist. Proviamo con la musica. Si fa perché la frase musicale consiste da 8 tempi e 8 tempi sono di solito 4 passi sofisticati che abbiamo per così. Quando non c'è il movimento di transizione, il loro movimento di separazione è questo. Quindi dopo che abbiamo fatto 4 passi, punto, finito con questo è per noi il segnale che dobbiamo passare al prossimo movimento. Perché non usi le mani? No, perché stavo concentrando sui piedi. È sbagliato, quando viene arrivato. No, io voglio imparare prima piedi e quando imparo prima piedi passo anche alle mani. E purtroppo è un approccio sbagliato, facciamo questo errore anche io e insegnante. Il nostro corpo non funziona solo piedi e poi solo mani, il nostro corpo è un sistema unico, quindi se lavoro con i piedi devo per forza far lavorare anche altre parti del corpo, se no non imparo nel modo giusto il movimento. Quindi aggiungiamo le mani. Riproviamo ancora unire questi due movimenti.
vostra posizione in questo ritmo potete accorciare il passo, il movimento non perde. Se fate bene questi twist, non saltate niente, sarà sempre bello, non c'è bisogno di fare questo passo largo, potete accorciare. No? È troppo lungo secondo me. Sì, fai passo, colpo, punta storta, twist. Punta storta vuol dire questo. Passo, colpo, storta, twist. Passo, colpo, storta, twist. Passo, colpo, storta, twist. Provate a fare questo passo storto, passo storto. Come voi lo fate mentre fate la camminata, quindi non allargate troppo. Passo normale, alla larghezza delle spalle. Passo, colpo, passo, twist. Passo, colpo, passo, twist. Passo, colpo, passo, twist. Passo, colpo, passo, twist. Passo, colpo, punta, 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 twist. Passo, colpo, riproviamo e poi passiamo al prossimo movimento. Il movimento originale si chiama la gamba di gesso. Quindi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perché la gamba di gesso? Perché mentre la gamba di appoggio è piegata, lo sto trascinando. Vedi? È dritta. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qui attenzione, non dovete fare questo lavoro sempre che dell'alza del ventre. Qui la posizione è sempre rigida, le gambe piegate. 1,